Se esiste una pianta capace di migliorare la nostra salute, il sistema cardiovascolare, il sistema digestivo, la salute dei nostri capelli e addirittura la memoria, questa pianta è sicuramente il rosmarino. Questa antica spezia ha dimostrato in recenti studi di essere un alleato efficace per rafforzare la nostra salute e il nostro sistema immunitario. Infatti in questo fantastico video ti spiegherò tutti i benefici, come si assume e soprattutto chi dovrebbe evitare. Direi quindi di iniziare subito, visto che le cose da dire su questa meravigliosa pianta sono veramente tante e il tempo purtroppo è sempre poco. Tra l'altro al termine del video ci sarà anche il nostro concorso settimanale, quindi iniziamo! Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti, bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale racconto di come coltivo il mio orto, ma non solo. Infatti ultimamente mi sto appassionando molto alle piante medicinali e ai suoi effetti benefici sulla nostra salute ed è proprio per questo che oggi parliamo di una pianta veramente straordinaria, il rosmarino. Partirei dal nome che deriva dal latino rose marinus, che vuol dire rugiada del mare, questo in riferimento al suo amore per i climi costieri dove predilige crescere. Pensate che è stata utilizzata sin dai tempi antichi non solo come spezia ma come rimedio naturale per curare vari disturbi. Quest'ultimo infatti è ricco di composti benefici, tra cui l'acido rosmarinico che gli dà appunto quell'aroma particolare, l'acido carnosico che conferiscono proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antimicrobiche, ma andiamo subito a vedere nel dettaglio quali sono i suoi benefici. Il miglioramento della memoria e della concentrazione. Questi sono due dei benefici più noti e studiati del rosmarino, ma come funziona esattamente? Il segreto risiede nei composti attivi contenuti nel rosmarino ed in particolare all'acido rosmarinico, che poi, come ho già detto, è quello che gli dona quel caratteristico aroma. Questo composto ha dimostrato di avere effetti positivi sul cervello e le sue funzioni cognitive. Gli studi hanno rivelato che l'acido rosmarinico può aiutare a proteggere le cellule cerebrali dai danni causati dai radicali liberi, sostanze instabili che possono danneggiare le cellule cerebrali e influire sulla memoria. Migliora la salute del cuore, che tra l'altro è un aspetto cruciale nella nostra salute generale. Infatti l'acido rosmarinico e l'acido caffeico, due dei principali composti presenti nel rosmarino, svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare a mantenere il cuore in buona salute. Questi composti hanno dimostrato di avere proprietà vasodilatatorie, il che significa che possono rilassare e allargare le pareti dei vasi sanguigni. Questa azione vasodilatatoria consente una migliore circolazione del sangue, il che a sua volta può contribuire a ridurre la pressione sanguigna, importantissima perché un'elevata pressione arteriosa è un fattore di rischio per molte malattie cardiache, comprese l'infarto del miocardio e l'ictus. Inoltre, i composti del rosmarino possono contribuire a migliorare il flusso sanguigno verso il cuore e il cervello, assicurando a questi due organi vitali di ricevere una quantità sufficiente di ossigeno e nutrienti, il che ha un impatto positivo non solo sulla nostra salute generale, ma anche sulla nostra resistenza fisica. Migliora la salute digestiva. Un sistema digestivo sano è essenziale per assorbire i nutrienti in modo efficace e soprattutto per prevenire problemi come l'indigestione e il gonfiore. Il rosmarino è stato da sempre utilizzato per trattare una varietà di problemi digestivi, tra cui il gas intestinale, l'indigestione e persino il reflusso acido, e questo è dovuto alle sue proprietà antinfiammatorie che possono lenire l'irritazione nel tratto digestivo e favorire così la digestione. Inoltre il rosmarino agisce come un prebiotico, che è un tipo di fibra alimentare che serve da alimento per i batteri benefici del nostro intestino, e mantenere un microbiota intestinale equilibrato è cruciale non solo per la salute dell'apparato digerente ma anche per aspetti come il controllo del peso e il benessere generale.
Infine ha effetti benefici sulla pelle e sui capelli, aspetti importanti per molte persone. L'olio essenziale di rosmarino è noto per i suoi benefici sulla crescita e sulla salute in generale del cuoio capelluto, ed è stato dimostrato che l'applicazione topica del rosmarino sul cuoio capelluto stimola la crescita dei capelli e può ridurre la caduta degli stessi, e ci consente tra l'altro di mantenere un cuoio capelluto sano e ben idratato, con effetti benefici anche sulla forfora. Quindi questo è uno dei motivi per cui il rosmarino è diventato in poco tempo uno degli ingredienti più utilizzati per la cura dei capelli. E l'olio di rosmarino, pensate, può aiutare a migliorare anche la salute della pelle. È stato dimostrata la sua efficacia nel trattamento di alcune condizioni cutanee, come ad esempio l'acne. Grazie infatti alle sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche può ridurre l'infiammazione associata all'acne e combattere i batteri che causano i brufoli. Ed ora che abbiamo visto i benefici, quindi andiamo anche a vedere come consumarlo. Andiamo. Il primo metodo ovviamente è utilizzarlo in cucina, dove può essere consumato fresco, in polvere, essiccato. È consigliabile aggiungerlo dopo la cottura per mantenere intenso il suo aroma e intatte le sue eccezionali proprietà. Il secondo metodo è quello di preparare un infuso, facendo bollire 250 ml di acqua, aggiungere 1 o 2 cucchiaini di rosmarino fresco o essiccato e lasciamolo riposare per 5-10 minuti, il tempo sufficiente per fare in modo che i suoi principi attivi verranno liberati. Mi raccomando, non berne però più di 2 tazze al giorno, poi vedremo anche perché. Puoi anche utilizzare l'essenza di rosmarino come aromaterapia. In questo caso sarà sufficiente inserire alcune gocce all'interno di un diffusore, e questo può aumentare non solo l'attenzione ma anche la concentrazione, il che può essere veramente utile durante lo studio, un lavoro. Tra l'altro migliora lo stress e anche l'umore, quindi è sicuramente da provare. Infine è utilizzabile l'olio di rosmarino come unguento per la pelle e sui capelli, e per preparare questo utilissimo rimedio naturale dobbiamo mettere in un barattolo dei rametti di rosmarino essiccato, aggiungiamo l'olio d'oliva caldo, ma attenzione, assolutamente non bollente, fino a ricoprire tutto il nostro barattolo. Riporlo poi al buio per almeno 3 settimane, ricordandosi però di agitare delicatamente il barattolo, possibilmente a giorni alterni. A questo punto sarà finalmente pronto all'uso per essere utilizzato sulla pelle, in una parte dolorante ad esempio per ridurre l'infiammazione, o come abbiamo visto sui capelli. Veramente ottimo. E l'ultima parte è dedicata alle controindicazioni, o meglio a chi non dovrebbe fare un uso eccessivo o addirittura chi proprio non dovrebbe utilizzarlo. Ma prima è arrivato il momento del nostro concorso settimanale, quindi andiamo subito a vedere come fare per vincere il nostro hummus di lombrico vermirè. Seguimi. Allora, un like e attiva la campanellina, così non perderai veramente nessun appuntamento. E adesso possiamo continuare il video. Anche se è una pianta sicura, se sei allergica ad erbe come menta, origano, basilico, lavanda, potresti essere sensibile anche al rosmarino, quindi provalo su una piccola porzione di pelle per assicurarti che non ci siano reazioni allergiche o irritazioni cutanee. Il rosmarino può interagire con alcuni farmaci come gli anticoagulanti e gli ipertensivi, perché come abbiamo visto il rosmarino ha un effetto vasodilatatore sul nostro organismo. È importante evitare l'uso eccessivo di rosmarino durante la gravidanza e l'allattamento, poiché questo potrebbe nel primo caso avere un effetto stimolante sull'utero, quindi apportare a delle contrazioni premature e addirittura in alcuni casi ad un aborto spontaneo, quindi mi raccomando, attenzione.
Ultimo, se si soffre di epilessia, perché come abbiamo visto questo può influenzare il cervello e i neurotrasmettitori, e in tutti i casi, se vuoi inserire come uso medicinale, quindi con alte dosi, il rosmarino, è importante consultare sempre un medico, ok? In descrizione tra l'altro troverai tutte le ricerche a cui mi sono ispirato, quindi se vuoi approfondire avrai anche la possibilità di farlo in piena autonomia. E prima di chiudere, abbiamo esplorato i numerosi benefici del rosmarino per la nostra salute e come questo può essere inserito all'interno della nostra dieta. Ti invito a condividere questo video con chi potrebbe trarne beneficio e soprattutto ad iscriverti al mio canale per non perdere futuri contenuti sulla salute, sulla sostenibilità, sull'orto, sui rimedi naturali. Questo è veramente importante per il mio lavoro di divulgazione qui su YouTube. Ti ringrazio di avermi seguito e niente, noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!